I colleghi, dopo questa escursione scientifica a Tunisi, torniamo nello spazio adriatico che sarà al centro del dibattito nella seconda metà di questa sessione. E do subito la parola a Nella Lonza, che sul ruolo catalizzatore del dominio veneziano nell'articolazione di alcune comunità popolane e contadine dalmate. Quando fui invitata a partecipare a questo convegno mi era proposto di preparare qualcosa per questa sessione su qualche soggetto che riguarda le comunità socio-professionali. Riflettendo cosa sarebbe stato un tema adeguato, ho finalmente deciso di preparare un intervento a mosaico, forse un'idea che si combina bene con la natura dello Stato veneziano. Come si vede anche dalla mappa, la mia relazione riguarda dunque più comunità, alcune in stato nascendi, altre già abbastanza articolate, e più ambiti, uno del mondo rurale dell'entroterra zarattino, che qui si vede giallo, l'altro concentrato sul ceto popolano in diverse città dalmate, qui in questo colore fucsia, diciamo. E il terzo riguardante il comune di Pago, ma con un filo conduttore che collega questi casi e che è l'articolazione istituzionale della comunità, dunque un aspetto da me piuttosto un aspetto formale, giuridico, un po' più stabile, meno fluido. Partendo dall'obiettivo del convegno di tra virgolette, valutare in che misura le comunità hanno contribuito a strutturare e a stabilizzare il dominio e l'architettura sociale dello Stato veneziano, che apre anche naturalmente il tema più grande di state building from below. Nel mio intervento discuterò invece la domanda inversa, cioè il ruolo del dominio veneziano nel processo di strutturamento di alcune comunità al suo interno. Parlare per un gruppo di illustri specialisti del Commonwealth veneziano è un privilegio professionale naturalmente, ma porta anche un vantaggio pratico perché non occorre soffermarsi a lungo sul contesto storico. Basti richiamare come le autorità veneziane nei primi decenni del Quattrocento, nell'estendere il loro potere supremo alla costa dalmata, nel maggior numero dei casi avevano da fare con delle comunità urbane ben strutturate, Zara, Spalato, Traù, Sibenico, eccetera, con il sistema istituzionale già completo e operante, articolate in quasi tutte le città, salvo forse Spalato, a partire dal 200 sulla matrice veneziana, con un distretto più o meno integrato, provvedute di leggi proprie e con definite questioni di rappresentanza. Anche se negli ultimi decenni del Trecento l'indebolire del potere regale dopo la, dopo la morte di Ludovico il Grande d'Angiò nel 1382 lasciò spazio ai potenti feudatari dell'entroterra croato che si imponevano come reggitori a qualche città, provocando una certa erosione delle loro istituzioni comunali. Per il mio tema, però, queste realtà urbane di comuni, Zara, Spalat e così via, non sono di primario interesse. Interessa invece quello che era meno scolpito nei periodi antecedenti.
L'ideale poi sarebbe di poter seguire una certa comunità prima e dopo l'insediamento del sistema veneziano, ma i nostri antenati avevano il vizio di non produrre, non conservare tutto quello che servirebbe allo storico, perciò non è sempre possibile lavorare con i dati ben precisi e completi. Per questa ragione ho scelto 3 esempi che sono abbastanza bene documentati, mi sembra, ma si potrebbe pensare anche ad altre realtà come a quelle di Korčula, che sono adesso molto studiate da Oliver Schmidt. Il primo caso che ci interessa, situato in una fascia rurale dell'entroterra zaratino, è anche il più delicato. Vi prego di guardare questa piantina improvvisata che è proiettata sul schermo, tirata dal libro di Tomislav Raukar su Zara nel 400 e incolorata, che mostra l'entroterra della città di Zara e altri distretti vicini. Si può notare che solo la parte più vicina a Zara, qui colorata rossa e poi rosa, apparteneva al distretto cittadino. Particolarmente interessanti per il mio tema, per il nostro tema anzi, sono le parti di quest'area rurale, qui blu, verde, gialla, che fino ai primi del 400 non facevano parte del distretto cittadino di Zara, ma appartenevano al regno di Croazia, che faceva parte poi di un gruppo di paesi, un Commonwealth se vogliamo, sotto la corona angiovina. Il distretto di Vrana o Aurana, qui in verde, era un priorato dell'ordine dei ospitalieri, e invece il distretto di Novigrad o Città Nova, qui blu, faceva parte del comitato di Luka del regno croato ed era organizzato secondo la logica feudale. A parte della nobiltà media o grande, nel distretto esistevano anche delle comunità rurali di piccola nobiltà. Le fonti li chiamano nobiles villarum, ancora non esaminate a fondo, che qui ci interessano. Il loro status nobiliare collettivo doveva esserne stato concesso per privilegio regale, probabilmente per i servizi nella difesa del territorio intorno all'importante castello, castrum di Novigrad, e il dominio veneziano conservò la loro posizione giuridica speciale, trasformandoli in feudatari, come li chiamano, della Camera Fiscale a Zara. In questo nuovo contesto veneziano cominciò a crearsi a delle volte il bisogno di un'azione coordinata di più di questi villaggi o comunità, il che richiedeva poi la rappresentanza, cioè la designazione di persone che erano autorizzate di agire in nome di tutta la comunità. Dall'altra parte, le loro tradizioni giuridiche, sedimentate nel diritto consuetudinario, non scritto, non erano conformi alle preferenze del nuovo inquadramento statale veneziano per un diritto meglio definito e soprattutto non esposto a una via probatoria, via i testimoni, eccetera, ogni volta che si voleva sapere una sua norma. Dunque una volontà di avere un diritto consuetudinario ma messo in iscritto. Come sappiamo da importanti lavori di Cozzi, Ortalli e altri, il dominio veneziano preferiva di non cambiare il diritto delle terre soggette. Cozzi parla anche di una certa negligenza per il diritto di centri minori.
Ma qui dunque il problema non era quello del contenuto delle norme giuridiche, ma della loro forma orale, in una certa maniera impenetrabile per la dominante, non sicura. Un breve documento del 1452 porta alcune notizie su ambedue i punti che spiccarono nel periodo veneziano: la rappresentanza e la certezza del diritto. Nel documento si racconta come 8 persone di diversi villaggi di quest'area, che chiamano Nobiles Ipsarum Villarum Districtus et Jurisdictionis Castri Novigradi, sono venute a Zara per redigere un atto di procura in favore di un certo Lovro Milkovic, che era un tintore, un cittadino zarettino. Loro agirono, come vien detto, tamquam nunci et missi suarum universitatum dictarum villarum. Dunque rappresentavano le 8 comunità rurali che godevano il privilegio nobiliare. Il Milkovic poi, come sindicus e procurator, doveva partire per Venezia e presentarsi in nome di queste università, ad supplicandum et impetiandum adque obtinendum gratiam, pro bono statu utilitate et honore et quiete dictarum universitatum, nec non pro conservatione antiquarum consuetudinum indicto districtu Castri Novigradi hactenus observatarum. Difatti, pochi giorni dopo, il notaio zarattino è stato convocato a Novigrad, sono state raccolte le testimonianze orali sulle consuetudini, il testo è stato redatto in latino e messo all'iscritto. Se si tralascia l'ovvia inquadratura giuridica e legal framing del notaio zarattino Šimon Hrvatinić, che ha redatto il documento di procura che avevo citato, si vede che con le autorità venete non comunicava un comizio raccolto a caso, ma un gruppo di persone che rappresentavano le loro piccole comunità nobili, uno per villaggio, che loro sono andati a Zara in nome delle loro università per prendere i passi ritenuti opportuni e che avevano l'autorità di dare un mandato di procura. Insomma, qui sono già presenti tutti gli elementi di una comunità, anzi di un'entità politica se vogliamo, come era anche nel caso dei contadini di Blatto su Curzola, studiati da Oliver Schmidt in alcuni. In breve, la comunicazione ufficiale con le autorità veneziane richiedeva dalle comunità di piccola nobiltà del distretto di Novigrad di, per così dire, tradurre la loro struttura tradizionale in forme che sottolineavano la rappresentanza e provvedevano il titolo per poter comunicare ufficialmente con le istituzioni veneziane. È probabile che queste universitates di piccola nobiltà avevano già una certa, per così dire con un termine moderno, personalità collettiva che si fondava sull'antico privilegio feudale che facilitava la loro trasformazione comunitaria. Invece la stessa idea di rappresentanza era molto più estranea al mondo di altri villaggi, per così chiamarli semplici, che non avevano un tale passato di entità privilegiata, non disponevano insomma di una struttura che si trasformava facilmente in rappresentanza. Per esempio, nel 1461 un gruppo di più di 400 contadini del distretto di Sebenico volevano andare a lamentarsi a Venezia
E solo all'ultimo momento, quando erano già arrivati per prendere la nave a Zara, furono persuasi di non andare tutti, ma di mandare una delegazione, con l'argomento che tanto faria 3 quanto 400. Ora passiamo al secondo esempio, quello del ceto popolano, che poco a poco assunse alcuni tratti di comunità, indagando il ruolo del dominio veneziano in questo processo. Come è stato già ben accentuato nella storiografia, la politica della Repubblica era anche quella di stabilire dei nuovi equilibri di potere nel seno dei comuni dalmati, nuovi equilibri dove i gruppi popolani venivano ascoltati e promossi anche in un partner nel dialogo politico per fare da contrappeso al potere tradizionale del patriziato. È difficile da dire quanto le autorità veneziane solo lasciavano spazio a questi nuovi gruppi di pressione e quanto forse li incitavano di rivolgersi alle istituzioni centrali dello Stato. Comunque nei termini scottiani i hidden transcripts popolani vennero accettati dal nuovo regime come public transcripts. Il caso di Zara, la città la più sviluppata e anche la più ribelle della Dalmazia, magari non è tipico, ma cominciamo con quello. E da quanto si capisce dal testo della Obsidio Iadrensis, già durante la guerra del 1345-46 e la ribellione di Zara, i popolani hanno apertamente preso la parte pro-veneziana, legalistica se vogliamo. Però qui parliamo di un fenomeno effimero, presente in un'occasione particolare. Invece la fermentazione politica degli inizi del 400, seguita del stabilirsi del dominio veneto, ha dato un nuovo impulso al ceto popolano. Già nel 1407 fu fondata a Zara la confraternita di San Giacomo di Compostela, che poi nel 400 rappresentò il ceto popolano zaratino più alto. Invece più tardi si formerà anche un secondo gruppo di popolani di ceto sociale più basso. Quanto sappiamo, l'esistenza di due gruppi di pressione popolani distinti non è tipica per altre città dalmate. Una particolarità zaratina fu anche la forma di confraternita che trasformò un fenomeno di ceto in una comunità con la struttura ben definita, con le sue istituzioni, con i rappresentanti e come anche il criterio finale convincente, una lista di membri chiusa. La sua nuova matricola, poi approvata dalle autorità veneziane nel 1458, donava un fondamento giuridico alle sue attività in un spirito accentuato di lealtà politica. E questa confraternita che agisce apparentemente in nome di un ceto superiore popolano. Anche in altre città dalmate, quasi subito dopo l'insediamento del potere veneziano, i popolani cominciarono a spedire le ambasciate con le loro richieste, capitoli. Spesso si tratta di lagnanze sulle angarie e oneri fiscali, soprattutto perché si costruiva molto le mura cittadine, i castelli, fortezze e così via. Ma si affrontano anche delle questioni politiche direttamente legate con i nuovi tratti comunitari che assumeva il ceto popolano. Una delle prime richieste di popolani zaratini, spesso poi variate in altre città,
era quella di avere come si dice in quei documenti, truzimano, naturalmente il turcimano che abbiamo già oggi, una variante variante linguistica un po' storpiata, cioè, come si dice nel documento zeratino, un interprete legale grato al popolo di Zara. Qui il problema primario è la lingua di comunicazione, naturalmente. Il conte, come si dice, nescit idioma illut, e i popolani non capiscono il latino degli suoi atti. Ma non era solo il problema linguistico. In persona di Trucimanus, oppure avvocato del popolo, come si chiamò in Arbe, si voleva anche introdurre in una figura mediatrice che possa fedelmente articolare le richieste dei popolani e portarle al rettore, perché, si lamentavano i popolani di Arbe, i gentilomeni molte volte non vogliono dir le nostre ragioni e quando pur li diseno non diseno tutto quel li vien dito per noi. È notevole che i popolani tragurini, chiedendo anche loro il trucimano, sapevano esattamente e citavano che lo stesso già era stato concesso, come dicono, ai zeratini e quelli di Sebenico, come pure i curzolani e quelli dell'isola di Lesina nel 1446 sapevano della previa concessione a popolani di Zara, Sebenico e Traù, il che apre anche una domanda interessante sulla comunicazione politica informale nell'area dalmata, ma anche se erano le autorità veneziane a suggerire l'argomento. Ci sono non pochi casi quando nello stesso anno delle delegazioni di diverse città chiesero la stessa cosa, con quasi le stesse parole, e sarebbe utile, mi sembra, di analizzare i capitoli in dettaglio per capire quanto queste ambasciate erano spontanee e in quale misura invece si tratta di una messa in scena con la regia dal centro, un po' seguendo quello che negli ultimi anni anche nella storiografia seria si chiama dietrologia. Anche se ancora nel 1461 in una ducale inviata a Sebenico si dice che intentio nostri domini est, quod quilibet subditorum nostrorum, ad presentiam nostri domini libere semper venire possit, l'iter per rivolgersi alle istituzioni del dominio veniva sempre più formalizzato, perché, come in una risposta si rimprovano i popolani di Lesina, i povolani per leggere cose se deletano andar al conspetto della vostra serenitade. Le autorità veneziane concedevano volentieri il convocamento delle assemblee popolane, chiamate adunatio, parlamentum, congregatio, qualche volta anche consilium, ma escludendo gli imprevisti. Dunque era richiesta una previa autorizzazione del rettore e quello, oppure un suo inviato, doveva presidere la riunione. Qui si deve notare però che delle limitazioni simili erano imposte all'epoca anche ai consigli patrizi, dando la piena libertà di radunarsi solo alle innocue compagnie di feste di nozze oppure per un pasto funebre. Difatti nel 1455 le istituzioni veneziane non volevano udire i due inviati del popolo minuto di Zara perché le loro richieste erano state formulate in un'assemblea radunata senza la licenza del conte.
Da molti documenti del periodo, soprattutto quelli dove i patrizi si lamentavano di queste terribili nobiltà, si percepisce come le assemblee popolani nelle città dalmate cercavano di imitare i consigli comunali che erano nelle mani del patriziato. In un'occasione quelli di Curzola hanno presentato questo come una loro antica abitudine. Noi de populo sempre avimo possudi far la congregazione nostra, ancora anzi che fossimo sotto la nostra signoria. Ma qui probabilmente si tratta di un hoax inventato per delle ragioni argomentative. Comunque, a quell'isola nel 1444 e più tardi pure nell'Arbe, i popolani riuscirono di profittare di un momento di distrazione del conte o dal suo chiudere l'occhio per chiamare questa loro assemblea Consilium Novum e farla radunare a suono di campana come il Consiglio Maggiore, il che provocò una fortissima reazione dei patrizi che davanti alle autorità veneziane lo chiamarono Conseo da cani. A parte di qualche episodio eccessivo di questo genere, si nota come nella regolare vita politica delle città dalmate queste assemblee di popolani divennero una istituzione vera e propria che prendeva decisioni a maggioranza di voti, che formulava le proposte che vincolavano anche i non presenti e che distribuiva i costi dell'ambasciata a Venezia su tutto il gruppo. In più i popolani, via il trucimano, ottennero un canale privilegiato per comunicare con il rettore. Tutto sommato, il cambiamento del potere supremo all'inizio del 400 promosse i popolani in un partner che venne ascoltato e trasformò un puro ceto sociale in una specie di comunità abbastanza articolata. Passiamo adesso al nostro terzo esempio, che è il più semplice, quello della comunità urbana di Pago. L'isola di Pago, con le sue importanti saline, le più grandi della Dalmazia, venne di nuovo introdotta a far parte del dominio veneziano nel 1409 insieme con Zara e l'altro territorio che i veneziani definirono come dominium quod emimus et habuimus a serenissimo domino rege Ladislao. Qui all'inizio del 1410, quando il potere veneziano si stabilizzò e l'interesse di fare le iniziali concessioni ai zeratini diminuì, cominciò una nuova fase nel sviluppo comunale di Pago che definitivamente venne liberato dal, per così dire, dominio intermedio zeratino. Qui abbiamo per fortuna una base documentaria abbastanza copiosa per poter confrontare il prima e il dopo. Nel periodo precedente, nel 300, la storia di Pago era molto instabile, però si può notare come lentamente, in periodi favorevoli, emergeva il comune o il protocomune, se vogliamo, anche se questi episodi d'autonomia per più effettiva non erano duraturi. Colpisce anche come la terminologia degli atti redatti negli uffici delle supreme istituzioni veneziane è molto coerente. Nel 1311 si parla dell'Universitas Paghi, mentre si dice comune di Zara nello stesso tempo, ma dopo il patto veneto-zaratino del 1313, con cui l'isola ottenne una posizione più autonoma, Pago venne nominato comune,
anche se de facto rimase un comune di secondo rango sottoposto a quello di Zara. Tenendosi alla lettera del patto, le autorità veneziane non permisero i cambiamenti del quadro istituzionale, annullando nel 1342 la costituzione di un Consiglio dei 12, che dunque doveva essere qualcosa come un consiglio minor consiglio, voluto dalla nobiltà di pago. Quia dictos duodecimi viri eligere non esset aliud, quam usurpare jurisdictionem comitis, judicum et communis iadre, et eorum iuribus, et parti capte in dicto consiglio. Tuttavia, in questo periodo, per riferirsi anche a questo che Claire ha detto poco prima, tuttavia in questo periodo vennero introdotti alcuni simboli dello status comunale, sigillum communis e vexillum communis. Tra le conseguenze della rivolta di Zara, quella grande del 1346, fu la sottomissione diretta di pago al dominio veneziano, ma questo, come si sa, non durò oltre al 1358, dunque per soli 12 anni. Nel periodo del dominio angevino, che si estese fino al 1409, la maturazione del comune di pago era completamente gelata. Anzi, si parla sempre di Universitas Pagensium, qualche volta della Communitas et Insula Pagi, ma mai viene nominato il comune, salvo nel corto periodo tra il 1396 e il 1401, quando il re Sigismondo Lussemburgo rimosse il dominio intermedio zaratino per mettere Zara sotto pressione per i suoi bisogni finanziari. Come si vede, l'alternanza di periodo di maggiore o minore autonomia a riguardo di Zara fu fedelmente accompagnata dall'uso di termini comune e universitas. Dopo un corto periodo provvisorio, nel 1410, le autorità veneziane aprirono a pago tutte le possibilità per il sviluppo comunale completo, così che la città divenne capace di prendere una posizione di più rilievo nel web di interessi economico-politici della Dalmazia veneziana. Anche il termine comune venne di nuovo introdotto e mantenuto, ma anche, più importante, l'antico nucleo di istituzioni venne restaurato e la raccolta di leggi Constitutiones del 1341 venne reintrodotta. Dopodiché l'isola, sempre interessante per le saline, approfittò del dominio veneziano per trasformarsi in un ritmo velocissimo in un vero comune, pare a tutti gli altri. Nel 1433 venne promulgata una nuova raccolta di leggi che per la prima volta portò anche il nome di statuto, anche un simbolo del nuovo status cittadino. Il sistema istituzionale regolato nel nuovo statuto era quello classico di altri comuni dalmati dell'epoca. Tra l'altro venne chiuso il consiglio maggiore, cioè il ceto nobile, il che dopo alcuni anni poi provocò proteste dei popolani, che allora, sotto il nome di Università e Popolo del Pago, cominciarono pure a strutturarsi e inviare le delegazioni per lagnarsi davanti alla signoria. Insomma, in non più di 25 anni, sotto la prima dominazione veneziana, la città di Pago venne trasformata in una comunità perfettamente articolata e un comune completo. Qui non abbiamo tanto da fare, certamente, con la nascita di una nuova comunità, ma di un upgrade di una comunità urbana. Come volevo fare vedere con questi esempi, il dominio veneziano quattrocentesco agiva da catalizzatore nel processo di articolazione di alcune comunità dalmate, in termini di definizione dello status della comunità, per esempio comune di pago,
di struttura istituzionale, per esempio assemblee popolane, eccetera, come che abbiamo visto, di rappresentanza, di nuovo di queste assemblee popolane, ma anche di quelli delegati delle comunità rurali, di ordinamenti normativi, in tutti gli esempi qui menzionati, in modi di comunicazione ufficiale, con delegazioni, con quello trucimano per i popolani, eccetera. Questo punto di vista per trattare le comunità, come ho fatto io, ha una forte impronta istituzionale giuridica. Forse perché questo lato è il meglio visibile nelle fonti che avevo consultato nel tempo che avevo a disposizione, certamente anche perché era a me professionalmente il più vicino. Naturalmente è solo uno dei possibili approcci del grande tema delle comunità, della loro storia molto complessa e intrigante, cioè delle comunità come costruzioni sociali e culturali. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo Nella Lonza di aver sviluppato questo bellissimo, molto convincente modello che ci ha dimostrato anche l'importanza dello Stato come attore e già lei ha fatto un po' il ponte verso la seconda relazione che ci offrirà una prospettiva diversa, molto più subalterna, che riguarda una società, una comunità socio-professionale, un gruppo professionale che finora è stato studiato nella zona, soprattutto nell'entroterra balcanica, nella Bosnia, ma soprattutto nell'Erzegovina, ma raramente per la Dalmazia. E Fabian Kümmeler ci introduce adesso nel mondo culturale, socio-professionale dei pastori. Ursula con il titolo di Herdsmen as a Socio-Professional Community Late Medieval Dalmatia. Thank you very much, and yeah, please forgive me if I give this talk in English, for now at least. So, along the coast and on the islands of late medieval Dalmatia, a sedentary local form of animal husbandry existed next to the, as Oliver Schmidt already mentioned, inner Balkans' famous transhuman pastoral cultures of Laks and Morlaks. Unfortunately, the sedentary herdsmen have been studied rather secondarily within the framework of, let's say, two broader strands. On the one hand, legal historians referred to herdsmen when comparing Dalmatia's medieval communal statutes. On the other hand, rather economic historians adopted quantifying approaches to outline the economic impact of animal husbandry. Just recently, Oliver Schmidt dissolved this dichotomy, touching upon the sedentary herdsmen within the framework of his thorough microhistorical exploration of everyday life on Venetian Korčula. Moreover, in late medieval Dalmatia, socio-professional communities comprised persons who shared common economic objectives that activated communitarian solidarities in professional practice, social interaction, and cases of conflict. Simultaneously, these people were obviously members of, or at least closely entangled with, the comprehensive socio-political communitatis defined in the Dalmatian statutes. In this context, following the anthropologist Robert Redfield, a socio-professional community was a, quote, little community which is not plainly distinct and is plainly enclosed within other communities, with which its fortunes abound, quote, and consequently, we must be aware that, quote, it is a community within communities, a whole within other wholes, quote, and that on multiple levels. Against this background, so as mentioned, I will explore herdsmen as a socio-professional community on Korčula along administrative and juridical records that were compiled under Venetian suzerainty during the 15th century, which are nowadays kept in the Croatian State Archive in Zadar. So, after this brief introduction, I will first outline the statutory and contractual basis upon which these herdsmen acted
as a socio-professional community within Korčula's heterogeneous fabric of communities. Then I explored the vibrant dynamics of professional practice and communal life of herdsmen, highlight their fluid communitarian dimensions of conflicts, and examine the versatile interplay between communities and Venetian governance on late medieval Korčula. As Nella Lonza said, there is no need to talk much about the historical context, and this is definitely true. Nevertheless, Korčula's political history and socio-economic dynamics until 1420, there is even less need to talk about, as they can be considered well known thanks to the fundamental studies of Vinko Foretic and Sergio Dokoza. But by contrast, there is not yet any comprehensive monograph on Korčula after its submission to Venice in 1420. Which is why I'm trying to fill at least a part of this gap with my PhD in focusing on rural communities in the 15th century. By the 15th century then, Korčula's communal statutes, which were first codified in the 13th century, served as a prime reference point for organizing public and private life, as well as for individual legal claims. A crucial condition of Korčula's submission, therefore, was that Venice at least guaranteed to respect the island statutes and customary laws, including the power and administrative structures and the distribution of property. In return, a Venetian representative was accepted as the island's governor and supreme judge. Whereas Korčula's eponymous city, its administrative, economic and social center, set on a tiny peninsula on the island's most northeastern tip, the 4 villages that I will focus on spread across its countryside. In addition to traditional export goods, such as wine, figs, almonds and fish, the island's port registries show an export growth of cheese, animal skin and wool. Accordingly, Korčula's rural area constituted a socio-economical counterpoint to the city by offering extensive cultivation and pasture areas and habitat for major parts of the island's population. Notably enough, also the aforementioned statutes transcended urban boundaries by largely incorporating rural law regulations. So, in the 15th century, Korčula's herdsmen were sedentary villagers who, due to their profession, enjoyed special legal status in these statutes, regulating their pasturing rights and legal obligations. Although no feudalism limited personal freedom on Korčula, herdsmen mainly guarded and bred sheep, goats and other cattle on behalf of wealthier islanders, of course, mostly patricians, but not only. In order to secure the owner's investment of livestock and the herder's reward for his service, as well as to share eventual profits gained during the herder's care, like wool, milk, cheese and offspring, both sides entered into mutual herding contracts. Until 1417, the design of such herding contracts largely followed customary law, although Korčula statutes set a basic legal framework for the practice of animal husbandry already in the 13th century. On August 22, 1417, the Grand Council of Korčula passed a statute that provided a comprehensive legal basis for herding contracts and consequential legal obligations. These contracts ad pascendum or ad pasculandum were based on the principle of mutual partnership, by which both the cattle owners and herdsmen joined together, quote, in societate animalium, quote end. By means of such a contract-based herding community, from a legal perspective, both parties met across their social differences as mutual business partners on an, almost equal footing. Reflecting the key role of agriculture, many agricultural working contracts can be found in Korčula's archival holdings. While contracts ad plantandum were assigned to grow plants, vineyards or grow grain, vegetables on uncultivated plots, contracts ad laborandum were assigned to take care of existing plantations, again, vineyards, fig and olive trees. Interestingly, however, the records contain only relatively few herding agreements compared to the strong presence of herdsmen in the archival documents and their economic significance.
The aforementioned Vinko Foretic and Sergio Dokoza explained this discrepancy with the predominant role of verbal agreements in the rural area. Opposed to this, the 1417 statute suggests another explanation for this apparent paradox when obliging cattle owners to, quote, make a tally stick, tessera, quote end, immediately when handing over the livestock to herders. The herder thus had to check the notches on the tally stick before it was split in two among both partners, while the owner kept the larger part of the split tally. The smaller part was kept by the herder, thus granting some sort of weatherproof protection against unilateral forgery. One of those at the monk in the middle. He has it like on his side. So, oscillating somewhere in between literacy and orality, the split tally was considered a proto-written legal document on Korčula, proving the legal validity, value, and herd size of a herding contract. Such can be seen, for example, in August 1427, when a wealthy priest demanded his share of the annual herding profits from a herder named Živoje Tonisic. Živoje, however, went to court and refused to share his profits with the priest, arguing he had never been working for him as a herder at all. Rather, Živoje suggested in court the priest should ask a herder named Parvosios, quote, with whom he, the priest, had formed a contract-based herding community, and with whom he also had a tally stick, as is the custom of herdsmen, quote end. At the end, the Venetian governor sentenced the priest thus for unjustly claiming against the herder, as he was not able to support his claim with a tally stick as legal proof of this or their mutual herding contract. Conversely, it's not the lack of documented herding agreements which is remarkable, but it's the existence of so many written contracts in spite of the statutory obligation to use tally sticks. However, the statutes left essential contractual elements open for negotiation, such as the contract period, the herder's remuneration, and the apportionment of profits. Consequently, herdsmen and cattle owners decided whether the notches on tally sticks sufficiently documented their herding agreement, or whether they preferred alphabetic script in notary records. In the light of the paramount significance of statutory law and the outstanding acceptance of Venetian jurisdiction in Korčula's rural area, it seems that both contractual partners expected a higher degree of legal certainty when invoking notary records rather than tally sticks in litigations. Usually, herding contracts were set up for periods from 1 to 7 years, including a mutual annual profit and loss account. Concerning the remuneration of herders, 3 typical components can be identified. Firstly, natural produce in kind, often through a division of profits, which is, of course, again, milk, cheese, wool, offspring, wine, grain, and so on. You can continue as you like. Secondly, money, mostly as a wage and only rarely as an interest-free loan. And thirdly, active assistance from shepherd boys. Herders and cattle owners assembled these components according to their individual needs and desires, as following 2 examples shall illustrate. Firstly, in 1428, the herder Bogdan Tulia agreed to pasture flock for 5 years, receiving 8 quartas of wine, just as much millet, as well as 1 goat and 1 sheep for the first year, and afterwards 1 single animal for each of the remaining 4 years. In another case, in 1448, the herder Milat agreed to pasture 25 animals together with his own animals, while the cattle owner would cover his expenses for food and garments and pay him an annual salary of 80 per year. In addition, Korčula's contract-based herding communities, the societates, were by no means restricted to bilateral agreements among cattle owners and herdsmen. On the one hand, a herder could accept further herdsmen as subcontractors into his existing herding partnership with a cattle owner. Upon the approval of the owner, the initial contract herder then formally became chief herder of the societas called celnic, and thus responsible for remunerating his subcontractors called soci. The statutes promoted such herding partnerships by capping the annual tithe to either a lamb or a goat, to be collected by the bishop in person only.
theoretically. On the other hand, herdsmen also joined forces among themselves to form their own herding communities as a legal entity with no formal patrician or no formal cattle owner at all involved as a contracting party. Such was the case in 1435, when two herders who already, quote, mutually kept all their cattle under one brand, quote end, decided to, quote, keep faithfully and guard their animals jointly for the next 3 years, quote end, in a herding community. Thus, herders often gathered livestock from different owners together with their own animals in one herd. The size of such herds varied from several dozen animals per herder to up to 5 or more hundred animals. According to local custom, herders used livestock branding to keep apart animals from different owners, comfortably to see while pasturing the brand set on the animal's ear. Hence, once a dead animal was skinned, the statutes obliged herders to return the entire skin with its ears attached to the owner, which doesn't make much sense if there is no branding, but with a branding it does. Yet in 1440, a rural official complained that identifying brands was so difficult because too many brands on Coachula resembled each other. Traditionally, the term of all herding agreements started and ended on August 15, the Assumption of St. Mary into heaven. Consequentially, the Statute of 1417 regulated that, quote, every herder had to render account to the cattle owner each year, always on the feast of St. Mary in the month of August, quote end. Hence, around mid of August, cattle owners and patricians and herdsmen and village people met on the pastures to join their splittaries and count the herds, mostly with witnesses. While profits were shared pursuant to individual contracts, the statutes defined a fixed indemnification rate for livestock losses. Technically, herders were obliged to compensate every lost animal with either 2 unbranded young animals or with paying a total of 8 grossi per capita. Whereas cattle owners were obliged to claim for compensation within 1 year, the statutes offered special protection to herders. If a herder was unable to pay a compensation, he had the right to use future offspring only bred during the remaining term of his contract to compensate his losses. Similarly, if the contract terminated and the herder was not able to compensate his losses, he had no right to refuse a continuation of the old agreement. Thus, often, both cattle owners and herdsmen took their disagreements on annual accounts to court, accusing their partners of inaccuracy or fraud. As a result, perfectly in line with the legal codes of many Italian cities, the Statute of 1417 determined for all disagreements on herding accounts that, quote, the cattle owner should be granted a summary procedure, jus summarium, against his herder at all times, be it a holiday or no holiday, quote end. The summary procedure significantly reduced the duration and costs of legal processes by simplifying its formal structures, increasing litigation value, and restricting the defendant's options to plead and contest the accusation. On Coachula, other than for example in the hinterland of Padova, the jus summarium had to be applied only in 4 narrowly defined scenarios. Firstly, in the aforementioned disagreements on herding accounts. Secondly, in case of inaccurately weighting goods before selling. Thirdly, in cases of violation of the trade ban against priests, clerics and friars. And fourthly, in all legal disputes involving, quote, foreigners not residing on the island, quote end. In jurisdictional practice, however, applying summary procedure was hardly compatible with the high significance of law in the rural areas of Coachula. In 1426, the aforementioned Živoje Tonisic, then celnich of a patrician widow, was sentenced to compensate the loss of 4 small animals by paying 8 grossi per capita according to the custom of Coachula. Yet, instead of restricting the herder's plead, the Venetian count granted him, quote, the right to take action and have recourse against his subcontractors, quote end. Thus, as a legal entity, Coachula's contract-based herding communities protected both cattle owners and herdsmen alike
against inaccurate or fraudulent legal claims, even in spite of more restrictive regulations on summary procedures. As law epitomized a crucial momentum of rural community building, Korčula's herdsmen also constituted a socio-professional community not only framed by statutory and customary law, while basing their business relations with the social elite and economic elite upon contracts following the principle of mutual partnership and other legal customs. Also, in spite of its de facto legal basis, Korčula statutes never explicitly called the island's herdsmen a community at all. However, Oliver Schmidt showed that, quote, community does not only exist where groups are explicitly characterized as comunitas, quote, and rather, socio-professional communities materialize when analyzing situative acts of daily life, particularly its enactment in social and professional practice, ritual and conflicts. Hence, Korčula's herdsmen particularly manifested as a socio-professional community by their professional seasonal routine, turning them into main actors in the island's triangular antagonism between agriculture, animal husbandry, and governance. I guess you might all know this picture. In everyday practice, Korčula's herdsmen jointly followed a versatile seasonal routine. Both legally and in customary tradition, the Feast of St. Mary on August 15 constituted the climax of the pastoral annual cycle, being the key date for herding contracts and annual accounts. Shortly after, on September 1st, herdsmen started to renovate and prepare their winter pastures, called zimiakum. These pastures were fenced enclosures on communal lands, mostly equipped with wooden stables, in which hundreds of animals were kept during the cold season. Although legally every herder was entitled to use such a winter pasture for himself, in practice most herdsmen jointly shared a zimiakum by forming a società, again for the winter. In order to safeguard their cultivation areas from animals escaping these crowded pastures, the village community of Blato, for example, demanded herders to set up their winter pasture in at least 1 mile distance from every vineyard, while the other 3 villages required half a mile distance, quote, to the 4 winds, quote, end. In spring, Korčula's herders shared In spring, Korčula's herders shared their sheep and goats for wool, being a seasonal activity highly depending on weather conditions, so there was no fixed annual sharing day. Instead, sheep were shorn in a time span from a few days before St. George's Day on April 23rd, traditionally marking the beginning of spring, until mid of May. On sharing day, customary practice obliged cattle owners and herders to announce extraordinary termination of contracts and allowed to negotiate future herding agreements. Subsequently, in May and June, herders were allowed to pasture animals on their partners' private lands, not on communal lands in these months, while farming a share of his lands in their own favor. Finally, at the end of the year on August 15, also their contract could come to a close. In case a contract ended, then there was a time span of 8 days when the herder continued to guard the flocks, enabling the cattle owners to find a new herder. In the warm season, Korčula statutes did not allow herdsmen to cross the territorial borders of village districts, just as they forbade pasturing livestock in vicinity of a city or in other major zones of agriculture. Moreover, they required that shepherds pastured their herds only on communal territories which were declared, quote, pro pasculis animalium, quote, end. But as these pastures were rather scattered and dispersed, herdsmen had to traverse cultivated arable lands in search of fresh pastures, which again caused conflicts of compensation of crop damages. So in order to balance these interests of both agriculture and animal husbandry, a close-knit network of communal officials monitored the rural area and enforced the rule of law, market regulation and taxation. The Grand Council appointed local villagers, and not urban patricians, no cittadini and so on, to these rural offices. Hence, local villagers administered their familiar environment as a communal official remunerated by the community, obviously, and subordinated to the Venetian governor.
This often created an interesting mix of multiple, at times conflicting loyalties in the fields. So in every village, auxiliary policemen, gastaldi, investigated theft and crimes. A considerable number of vineyard guards, pudari, and field guards, postici, protected vineyards, grain fields, and fruit-bearing tree plantations from straying livestock and ensured the compensation of such crop damage. As a result, myriad lawsuits against herdsmen demonstrate both a huge gap between normative requirements and everyday practice, as well as a high degree of administrative and jurisdictional activities in Korčula's rural area. From these lawsuits, conflict emerges as an emotive momentum of community building among herdsmen, visualizing both patterns of othering and a shared consciousness of belonging to a socio-professional community. Moreover, such legal conflicts strengthened the community's internal solidarities and external boundaries, particularly against urban patricians, farmers, and communal officials. For instance, the work of rural officials not only satisfied farmers seeking damage compensation, but also fueled tensions with herdsmen, who were prosecuted for damaging crop while pasturing their herds. This was the case on July 18 in 1462, just to give an example, when 4 field guards of the village of Žrnovo examined the vast crop damage created by runaway cattle. In one night, the guards reported that these runaway cattle had damaged barley, wheat, chickpeas, rye, oats, and oats on an overall surface of 14 1/3 quarts, which is more than 3,000 square meters, at once, which again ruined the cultivation efforts of 16 farmers. Rural patterns of othering and belonging reflected the conflict lines of agriculture, animal husbandry, and governance. When analyzing conflicts over crop damage, 3 key players can be identified. First, it's the farmers as a damaged party. Second, the herdsmen as damagers. And third, rural officials. While herdsmen and farmers competed economically, both of them relied on communal officials and Venetian jurisdiction and litigations. In most cases, 2 deeper layers to this triangular pattern united all 3 professional groups. Above all, they belonged to the island's comprehensive constitutional community of, quote, civitas ac insulae cursulae, quote end. Simultaneously, farmers, herdsmen, and rural officials lived together in the same village, as the herdsmen were not allowed to cross the border, and thus were integral members of its village community. Consequentially, herdsmen formed the socio-professional community within multiple complementary layers of community on rural Korčula. Thus, conflicts between these layers reflected back onto the village's communal life, fueling intracommunal conflicts. This can be seen in everyday practice that just the mere appearance of a herder could cause open social conflict within a village community. In December 1443, for instance, the herder Johannes Pauli accused Mixa Stefani and 3 fellow villagers from Blato of attacking him and his brother-in-law with a knife, throwing stones at them, beating them up with fists, pulling their hair, and insulting them badly. Several witnesses confirmed that the 2 herders were about to pasture their animals outside of the village when taking a shortcut along the house of Mixa Stefani, where the 4 perpetrators attacked them. In contrast, Mixa argued that he and his friends actually had gathered to go on a hare hunt when the 2 herders attempted to break in from the roof and attacked them so aggressively that, quote, sparks struck when the knife hit the wall, quote end. On the contrary, his neighbor claimed to not know anything about the quarrel as he, quote, had slept deeply all night long, quote end. So, to conclude, basically, as sedentary villagers, Korčula's herders were socially rooted in the island's village communities, while professionally tied to the economic elites, the urban patricians. Although never formally called a community in the statutes, herdsmen enjoyed a special legal status in both statutory and customary law. Thus, law manifested a constitutive element of their communal life, regulating their pasturing rights and legal obligations. Moreover,
Herdsmen materialized as a socio-professional community when concluding herding contracts with cattle owners, turning their uneven social status at least into an economic mutual partnership at somewhat of an eye level. Both proto-written split tallies and notary documents were accepted as legal proof in court, symbolizing their joint contract-based herding community, the aforementioned società. Furthermore, following their seasonal routine and everyday practice, herdsmen most clearly emerged as a socio-professional community when being stigmatized in situational conflicts over, be it lost cattle or crop damage, by patricians, villagers, and rural officials as communal representatives of Venetian governance in the rural area. As all three conflict parties belonged to the same village community, this triangular antagonism between pastoralism, agriculture, and governance swiftly also reflected back onto the village's everyday life by turning its internal social disputes into multidimensional intra-communal conflicts. On Korčula, where the rule of law was paramount to urban and rural dwellers alike, Venetian governance and jurisdiction balanced the multi-layered local communal structures. At the same time, jurisdiction and conflict mediation provided crucial means of power of the Venetian Commonwealth towards its various local forms of subject communities. That's it. Vi ringrazio molto. So thank you very much. I think so that we now listen to two contributions which allow us a comparative approach to the discussion. I think one of the main lines of interpretation certainly is once again law and let's say institution building, but by different actors. So in the first paper by Nella, Lonza, it was clearly so local elites, different kinds of elites. So I must say I was particularly fascinated by this nobiles darum, which can be compared to other, let's say, rather rural councils, which you have elaborated on. And in the second case, we can, perhaps in the vein of the book by Chris Wickham, mentioned this morning by Gian Maria Varanini on the Lucca region, we can approach, let's say, similar or comparable social realities by a very dense documentation. I mean, the last document you could see, so these daily reports of these field guardians are probably one of the most emblematic genres of texts preserved, kept in the archive of Korčula, and they show us a very, let's say, important pattern, which also brings us a bit back to the debate of this morning. The very fact that these institutions with which pastors and herdsmen came into contact, of course, were not Venetian. They were local. They were regional. And let's say all these herdsmen in their conflicts, usually they had no direct contact with the Venetian level of administration, which was really concentrated in the person of the governor of the comes in Korčula town, which, as you said right at the beginning, was also spatially quite far away from, let's say, the scene of these rural scenes of rural life. Credo che la discussione si potrà svolgere in italiano e in inglese. Fabian Kümmeler risponderà in inglese. E come ho cercato di spiegare sono molti punti anche per una interpretazione, un dibattito. Il dibattito è aperto. Una cosa molto banale per Nella Lonza. Lo statuto di pago è tardo. 433, sì. Ha un modello? È ripreso da dove? Perché è abbastanza significativa la mutuazione di norme giuridiche altrui. Una specie di patchwork, alcune norme sono state prese più o meno dal
statuto di Zara, quello che è abbastanza logico, ma anche alcune altre sono più vicine a quelle di Sebenico, dunque non può essere una specie di lavoro soltanto nella relazione pago-Zara, ma c'era il Stato Veneto che, come sappiamo, lavorava con questi modelli di testi statutari e da dove si prendeva e si ricombinava in molte altre città, anche come sappiamo. Ricordano i nomi degli statutari o sono indicati infine? No, in questo caso c'è un gruppo di non so 5-6 nomi di persone di pago che vengono nominate, però quando si legge un po' meglio questo proemio si vede che è retorica, insomma, che è fake, che non può essere giusto, ma ornamento. Grazie. Yes, thank you. I want to congratulate Dr. Kümmeler for his paper. I have a question, and I mean some further explanations from you about the use of the term community in your case. Because I think that, I mean, internal identity or mutual assistance or external borders are present in every kind of socioeconomic group. I mean, we should call, do we have to call community every socio-professional group in medieval or early modern times? Because in my opinion, probably the term community may be used for more complex realities. I mean, for example, you used it for village communities. So otherwise, we can use the term community in general sense. I mean, everything is community. I think that the Latin word you quoted, I'm not sure, I probably missed some words, is societas. So is the correct translation community? Thank you very much. Well, thank you for the question. It's a very interesting question because, I mean, sure, you can talk about community in mostly every kind of situation. To answer your questions from its end, società is, I was talking about it in terms of the contracts. So when they enter into a herding contract, this is when they form a società. So this is more or less an economic partnership also, as I said it. This is not literally a community, but it has some sort of dimensions of community to it as well. Then the more complex reality, which is also called in legal, administrative documents, really a comunitas or an universitas, is the village communities. These are, as you rightly said, these are complex realities of different, to use the word now, groups below. So there is different groups of interest, different family patterns and everything within this village community. And for the herdsmen communities, you rarely see the word community as such, but I still think that it is worthwhile to try it as an analytical approach to get to the herdsmen, to grasp them as a group, because you can cite them as a community from the sources. It exists, it is possible, but in such a rare occasion that, I mean, yeah, there is, compared to their behaving like a community, there is no proper relation to it. So I thought the idea of the analytical concept of a socio-professional community, which is defined by the facts that I just laid out, would be worthwhile to still try to grasp it as a community. I hope this answered your question a bit. Thank you. May add so one element which is quite important, especially in trials, that's solidarity. I mean we can clearly see that, especially in cases of conflicts, these herdsmen, they constituted a group or community
which was bound together by ties of solidarity, because also of their difference. I mean, within a village, which is very important. I mean, Fabian Kümmeler is also going to write in a second monograph on a comparative history of herdsmen, let's say in island Dalmatia and in the hinterland. Well, in the hinterland, it's quite clear that there are huge communities of herdsmen. They also play a political role. They have the enormous impact also on demographic developments. The situation on the islands is very different. So there is no clear opposition between the island community and herdsmen, while for the Dalmatian mainland the situation is quite clear. There is a difference between, let's say, sedentary village communities vis-a-vis herdsmen, which usually also were different from the confessional point of view, because they were Orthodox, mostly Orthodox. There were almost no Catholic, let's say, semi-nomadic herdsmen on the mainland. But on the island, these people, as Fabian Kümmeler said right at the beginning, formed communities within. They were part of an island community. They were not foreigners, so they belonged to this solidarity of the island of Korčula. Within this, then the stratification, they were popolane, then they belonged also to single village communities, but within the single village communities, they were distinguished by the sedentary, I mean, they were also sedentary as well, but by their, let's say, different socio-professional patterns. And this became usually visible in cases of conflict. Have so hundreds of cases, mainly these skin cases highlighted, where you can clearly see that in this case of conflict you have on the hand of the herdsman an internal solidarity, and on the part, let's say, on the sedentary agriculturals, a clear image of different partner of alternative, and in this case these are the. But I mean, your question is a very good one. I mean, we always have to ask ourselves is if there is not an inflation of community once we discover this wonderful key which explains everything. So we have to be very cautious, and this caveat has to accompany us throughout this conference.